L'iPhone 13 fa schifo e anzi con 30.000 lire il mio falegname lo faceva meglio. Non vi nego che questo è ciò che mi piacerebbe dire, ma a malincuore mi tocca ammettere che quella degli iPhone 13 è indiscutibilmente un'ottima linea di smartphone, al passo coi tempi, tecnologicamente avanzata e indubbiamente anche molto attrattiva dal punto di vista estetico. Tuttavia, e questo lo dico pienamente consapevole del rischio di passare per l'ennesimo hater di turno, esiste un grande, gigantesco neo a parer mio che mi sento in dovere di farvi presente e che è stato purtroppo tralasciato dalla miriade di recensori che stanno e hanno parlato di questo prodotto nelle ultime settimane. A cosa mi sto riferendo? Seguitemi in questo video e lo scoprirete anche voi. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa veramente tantissimo. Ancor più che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto una doverosa premessa, ovvero che se siete capitati qui con la speranza di vedere un qualche riepilogo dell'evento di lancio Apple o magari un check completo dei nuovi iPhone, mi spiace deludervi, ma non è questo il video che fa per voi. E questo perché? Per il semplice fatto che questo canale ha come core, come fulcro l'istruzione e non la recensione dei prodotti, perché di questo se ne tratta già in tantissimi altri canali, in migliaia di altri canali qui sul tubo, e non vedo francamente l'utilità di aggiungere un'altra persona che si mette a dire la sua opinione in merito a questo argomento. E a questo punto probabilmente molti di voi si staranno chiedendo per quale motivo ho deciso di registrare questo video se non ho intenzione di recensire o commentare alcunché. Banalmente perché, come vi ho detto prima, esiste una questione della quale voglio rendervi partecipi, voglio sottoporre alla vostra attenzione per magari riuscire a discuterne insieme qui sotto nei commenti. E attenzione, quella del lancio della nuova linea di iPhone è soltanto un pretesto, è diciamo un argomento che mi serve come trampolino per iniziare a trattare della cosa, ma la questione potrebbe essere tranquillamente estesa anche all'intero mondo dell'informatica. Ovvero, quest'iPhone 13 vale realmente i soldi che costa? Porta davvero una qualche innovazione all'utente finale tanto incredibile da cambiargli la vita? E soprattutto, se si parla di qualcuno che possiede già il modello dell'anno scorso, come stanno effettivamente le cose? Io ovviamente un'idea già ce l'ho e in realtà me la sono fatta molto tempo prima di registrare questo video, ma non vi dico ancora qual è, perché voglio che ognuno di voi sia libero di formulare la propria opinione senza sentirsi pregiudicato dalla mia. E prima di dare inizio a questo video, perdonatemi, ma devo fare un'ultima doverosa premessa. Come avrete già intuito, o come sapete benissimo se mi conoscete, io non sono un fanboy di Apple, tutt'altro proprio. Ciò nonostante, attenzione, io sono stato loro utente in passato, sia dal lato mobile che da quello computer, per cui durante questo video non parlerò per, come si dice, dare aria alla bocca, ma con cognizione di causa. E tra l'altro, se siete voi quei fan sfegatati della casa di Cupertino che non vedono altra marca, altra possibilità che Apple per le loro soluzioni tecnologiche, vi dico già che con tutta probabilità non sarete d'accordo con nulla o quasi nulla di quello che dirò quest'oggi. Tuttavia è lecito che ci siano più pareri differenti, soprattutto in un argomento così discusso e controverso come, purtroppo in questo caso credo che lo andremo a toccare, la battaglia, l'eterna battaglia tra Android e iOS. Presentata ufficialmente un paio di settimane fa, la nuova gamma di iPhone si compone, come già sappiamo, di 4 elementi, ovvero il 13 mini, il 13 per così dire liscio, il 13 Pro e il 13 Pro Max, i quali bene o male promettono di adattarsi alle necessità di qualsiasi utente, anche per quello che riguarda il prezzo, il quale oscilla indicativamente dai 900 ai 1300 euro. Tuttavia, tolto quell'iniziale effetto wow dato dal lancio della nuova linea di prodotti, quali sono effettivamente i plus, i vantaggi che porta all'utente finale l'acquisto di un iPhone 13 piuttosto che, ad esempio, di un iPhone 12? Facciamo un breve confronto. Dal punto di vista estetico le differenze sono davvero minimali, ambedue presentano bordi piatti e simili squadrati, il peso varia di una manciata di grammi tra uno e l'altro ed il modulo fotocamera sul retro è rimasto di forma quadrata, presentando però un diverso allineamento delle lenti. Il display invece non è variato nella tipologia perché abbiamo ancora un OLED con supporto alla tecnologia True Tone dotato di una luminosità leggermente superiore nella nuova serie. Sotto al cofano troviamo poi una CPU A15 Bionic contro il precedente A14
14 in uso sulla serie dell'anno scorso, e anche se ambedue sono comunque basate su di un processo a 5 nanometri, Apple garantisce che il nuovo processore sia molto più potente delle serie passate. Lato batteria, stando quanto dice sempre mamma Apple, pur supportando in entrambi i casi la ricarica rapida, quella wireless ed il MagSafe, troviamo un miglioramento medio in termini di autonomia di circa 2 ore, cosa non da poco. E in ultimo luogo le fotocamere, diciamo il clou della presentazione di Apple, le quali presentano, come nella serie 12, una doppia camera da 12 megapixel l'una con stabilizzazione ottica dell'immagine su tutta la gamma, cosa che invece appunto nella serie precedente era presente solo sui modelli Pro e Pro Max, oltre che il supporto a tutta la gamma della nuova modalità Cinematic di Apple, che consente di spostare più facilmente la messa a fuoco tra i soggetti. Detto questo, poniamoci quindi la domanda definitiva: quest'iPhone 13 porta effettivamente un qualche innovazione, un qualche vantaggio utile di vitale importanza per l'utente finale, tanto che potrebbe arrivare a cambiargli la vita? Oppure fa soltanto figo poter dire di aver acquistato l'ultimo modello dopo essere rimasti magari a dormire tutta notte davanti alla saracinesca chiusa dell'Apple Store? Lo so, è un colpo basso, ne sono pienamente consapevole, ma per quanto questa domanda possa aver con tutta probabilità fatto incazzare una buona parte di voi, era lecito chiederlo. E dal momento che mentre sto registrando questo video non posso interfacciarmi con voi per conoscere la vostra opinione in merito e discuterne assieme, lasciate che vi dica la mia. Assodato che ci sono stati dei miglioramenti, sono state apportate delle modifiche, anche perché giustamente se no non si sarebbe potuto effettivamente parlare di una nuova generazione, durante la live della presentazione di Apple del 14 settembre, il CEO di Apple in persona, ovvero il caro vecchio Timoteo Cuoco, ha fatto presente come l'iPhone 13 sia un prodotto dedicato anche ai professionisti, i quali troveranno in essi una vera e propria rivoluzione. Ok Apple, scusami, ma a quali professionisti ti stai riferendo? No, perché non so voi di Cupertino, ma io personalmente ho conosciuto davvero pochissime persone in vita mia che utilizzano il proprio smartphone per qualcosa che vada oltre i social network, le app di messaggistica o i classici giochini per mobile, oltre che ovviamente chiamare e mandare messaggi e simili. E comunque, senza offesa, dubito fortemente che un professionista decida di avvalersi di un prodotto dichiaratamente consumer come l'iPhone 13 piuttosto che di un altro studiato, strutturato e creato appositamente per l'ambito business. Ma questo, lo ribadisco senza cattiveria, sono obiettivamente due ambiti completamente diversi. Facciamo l'esempio: nel mio caso io sono diventato un content creator da tranquillamente meno di un anno, questo è proprio sicuro, mi pare verso aprile-maggio di quest'anno, e attualmente per registrare i miei video utilizzo uno smartphone, il mio smartphone Android, ci tengo a specificarlo, ma se un domani le cose dovessero andare bene sicuramente mi orienterò su di un diverso prodotto che attualmente, se ci dovessi pensare sopra, mi verrebbe in mente potrebbe essere tranquillamente una reflex, la quale, di nuovo, senza offesa, da 10 a 0 a un iPhone, pure con tutte le modalità cinematiche che ci vorrete mettere sopra. E questo, attenzione, non lo dico io, ma l'oggettività dei fatti. Avete mai visto un fotografo che si mette a fare un servizio ad un matrimonio armato di iPhone? Ma mai nella storia dell'universo. Hanno tutti quanti delle macchine fotografiche che costano migliaia di euro e degli obiettivi tanto grandi che sembrano una cannone da contraerea. Per questo l'iPhone 13, per quanto possa essere un ottimo smartphone, resta uno smartphone, e per quanto possa essere tecnologicamente avanzato, sarà sempre limitato dal fatto di essere un prodotto consumer. Pertanto, parlandoci chiaro, chi trarrebbe oggettivamente vantaggio dal passare da un iPhone X piuttosto che un XR, un 11 o un 12 ad un iPhone 13? Oggettivamente praticamente nessuno, ancor più che viviamo in una società drogata di social network e tutti i vari contenuti multimediali che andiamo a pubblicare su di essi vengono intercettati dai vari algoritmi di codifica della piattaforma in questione e triturati, fatti letteralmente a pezzi, tanto che il risultato finale che poi viene postato sul social in questione non dico che sarebbe uguale se fosse stato fatto con un Nokia 3310, ma siamo lì, ecco, diciamo che nella maggior parte dei casi non si nota una gran differenza. E attenzione, con questo non intendo assolutamente dissuadervi dall'acquisto. Se vi piace, se credete che possa essere il prodotto migliore per voi, acquistatelo liberamente, ci mancherebbe altro, non sono certo io a dovervi dire come spendere i vostri soldi. Quello che sto cercando di passare, di farvi capire, è come si valutano, come si dovrebbero valutare, come io personalmente valuto, i vari prodotti di nuova generazione. Ovvero che, per quanto lo ammetto, anch'io delle volte mi faccio prendere dall'entusiasmo del momento, cerco sempre di valutare con spirito
critico il prodotto che mi trovo davanti, soprattutto tra l'altro se questo viene spacciato per essere il migliore mai creato, il super top, mega fantastico, super wow e così via. Avere l'ultimo modello di tutto è indubbiamente fighissimo, su questo non sto assolutamente sindacando, fosse per me comprerei tutto ciò che esce al day one, per cui sono completamente fuori scala in questo discorso. Però oggettivamente non è importante, non è vitale come le case produttrici cercano di farti credere. Per questo l'iPhone 13 a parer mio non vale i soldi che costa. E attenzione, lo ribadisco, questo è un mio personalissimo parere dato da una valutazione oggettiva intrinseca del prodotto in sé per sé, delle sue possibilità e altrettanto delle funzionalità. In altre parole, per me il gioco non vale la candela. Prendete ad esempio il computer che vedete qui di dietro alle mie spalle. Esso monta una CPU basata su di un socket LGA 2011, quindi parliamo di un processore che ha già 10 anni sulle spalle, il quale riesce comunque a tenere testa e anzi in svariati casi anche a superare processori di ultimissima generazione. Poi è ovvio che se dovessi fare un ragionamento di pancia istintivo, ovviamente mi sarei fiondato ad acquistare un Ryzen 9 piuttosto che un Threadripper con credo 64 GB di RAM e l'ultimissima RX 6900 XT. Ma dal momento che sono consapevole che tutta questa roba non mi serve, non l'ho fatto e in realtà non ho nemmeno intenzione di farlo da qui al breve termine, perché sarebbero oggettivamente soldi buttati. Ancor più che, come disse Warren Buffett, uno che di soldi se ne intende abbastanza, se acquisti cose che non ti servono, presto dovrai vendere quelle che invece ti servono. Sono pienamente consapevole che questo sia un video veramente particolare e anche da un certo punto di vista difficile sotto certi aspetti, quantomeno nel messaggio che ho cercato di trasferire a voi, che spero francamente di esserci riuscito, ed altrettanto purtroppo credo di aver fatto incazzare buona parte di voi con quello che ho detto nei minuti precedenti. Ciò nonostante mi piacerebbe veramente molto riuscire a discutere attivamente, in maniera sana, con voi di questo argomento, soprattutto a maggior ragione se siete in disaccordo con me. Tutto il mio ragionamento per fare veramente un sunto finale può essere ridotto ad una singola frase. Quando vi trovate davanti ad un nuovo prodotto, qualsiasi esso sia, mettete da parte per un attimo tutte le pubblicità, le promesse, le fanfare del caso e concentratevi sul prodotto in sé per sé. Di cosa si tratta, quale senso ha, se è stato concepito secondo una logica o soltanto per seguire un percorso di presentazione dei contenuti, ha un suo perché. Domandatevi queste cose perché altrimenti, come purtroppo capita in moltissimi casi, si potrebbe essere portati ad indebitarsi e arrivare a pagare a rate un dispositivo che all'atto pratico serve soltanto per farci apparire. Bene gente, questo è quanto, non voglio dilungarmi ulteriormente perché ho già parlato fin troppo, come mia solita abitudine in realtà, riesco a sproloquiare con una facilità incredibile e seppure questo video sia diametralmente fuori dell'usuale, spero veramente, sinceramente che vi sia piaciuto ed altrettanto che possa dare origine ad una discussione sull'argomento sana e stimolante per tutti quanti, magari qui sotto nei commenti. Pertanto, come sempre, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero vivamente con interesse. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.